Ciao, ben ritornati sul nostro canale YouTube. Stasera facciamo una nuova ricetta, il mantecato di salmone. Che cosa ci serve per preparare il nostro mantecato di salmone? Ci servono 400 g di patate già pelate, 200 g di cipolle, circa 2, 150 g di salmone, 250 g di taleggio, 40 g di burro, 35 di farina e mezzo litro di latte. La ricetta è abbastanza veloce, ma prima finiamo. Allora, si parte dalla base di cipolla e patate, che patate e cipolla e olio ovviamente in gergo si chiamano patate lionese. Quindi si fa la cipolla julienne, bella sottile. Io ho usato una cipolla rossa, ma potete usare la cipolla bianca, la cipolla bionda, basta che sia cipolla. Mettiamo da parte le nostre cipolle e cominciamo a tagliare le patate. Le patate vanno tagliate a fette. Se avete patate piccole va benissimo così, spessore di circa mezzo centimetro, anche di meno. Mettiamo tutte le patate insieme e andiamo a cuocere. Giù le cipolle che facciamo imbiondire. Aggiungiamo le nostre patate, saliamo, una spolverata di pepe. Mentre le nostre patate cuociono, prendiamo il salmone e lo facciamo a listarelle. E lo mettiamo un attimino da parte. Prepariamo la nostra salsa al taleggio, come abbiamo già fatto in altre ricette. Facciamo sciogliere il burro. Aggiungiamo la farina e prepariamo il nostro roux. Una volta che il roux è pronto, aggiungiamo il latte. Aggiungiamo sale e aspettiamo che si addensi, girando con pazienza. Nel frattempo togliamo la buccia al nostro taleggio, lo togliamo a pezzetti. La nostra besciamella si è addensata, è il momento di aggiungere il taleggio. Abbassiamo un po' il fuoco perché il calore è sufficiente affinché il taleggio si sciolga bene. Quindi nel giro di un paio di minuti il nostro taleggio si scioglie. Se vi piace ancora più formaggiosa, anche a me piace per esempio più formaggiosa, aggiungete 40 o 50 g di parmigiano, come sto facendo io, e lasciamo che si sciolga anche lui insieme al taleggio.
Lasciamo ancora un minutino e chiudiamo. Riprendiamo le patate, che sono arrivate ormai a fine cottura. Aggiungiamo il salmone e lasciamo insaporire un po' insieme alle patate. Se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al nostro canale YouTube e non dimenticatevi di schiacciare sulla campanella per ricevere le altre ricette. Dopo qualche minuto prendiamo la nostra salsa e ne versiamo una parte insieme al salmone, non tutta. Lasciamo che si insaporisca. Questa qua è la fase della mantecatura. Da qui prende poi il nome alla ricetta. In questo modo la salsa si restringe e diventa ancora più gustosa, un po' per volta. Ancora un goccino, l'altra la andremo a mettere sui pirottini che andranno poi gratinati in forno. Direi che ci siamo, passiamo all'ultima fase. Chiudiamo. Un po' di salsa sul fondo. E mettiamo il nostro composto. La restante besciamella in cima per essere gratinata. Con le dose che vi ho dato sono venute fuori 6 pirottini. Si possono utilizzare come secondo piatto o come, magari in quantità minori, come antipasto. Forno preriscaldato a 220-240 gradi. A gratinare per 10 minuti, 10-12 minuti, non di più. Sono passati 10 minuti e il nostro mantecato di salmone è bello gratinato. Beh, Roby, potresti anche assaggiare quello che ha preparato Stefano, Ok. Blin che buono. Vero? Sì. Adesso lo assaggio anch'io. Vai. Ciao ragazzi.